Bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare una bella borsa, però prima di iniziare il progetto e di vedere l'occorrente vi ricordo l'iscrizione al canale che è completamente gratuita. Semplicemente verrete avvisati da YouTube quando vado a caricare delle novità. Bene, vediamo subito l'occorrente per il progetto di oggi. Abbiamo bisogno del filato Tindari, io ho scelto il colore ocra perché va molto d'accordo con il colore dei manici che li ho scelti in bambù come li vedete e ci sono già i gancetti. Poi avete bisogno dell'uncinetto numero 3, degli aghi per cucire poi i manici e un paio di forbici e il metro. Per quanto riguarda questo filato, la rocca si presenta da 400 grammi e ha, adesso ve lo leggo subito che non vorrei sbagliarmi, 1000 metri, quindi veramente una grandissima resa. Prendete il vostro filo, l'uncinetto numero 3, facciamo il nodino iniziale, ve lo faccio vedere che si fa in questo modo, entrate con l'uncinetto, prendete il filo e tirate. Questo non viene conteggiato. A questo punto andiamo a fare 45 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fino a 45. Finite le 45 ne aggiungo un'altra che non viene conteggiata perché devo iniziare la prima riga di lavoro. Quindi rientro nella 45 e vado a fare un punto basso. Così come andrò a fare un punto basso per ogni catenella fatta. Di conseguenza avrò alla fine 45 punti bassi. Praticamente noi in questo momento abbiamo iniziato il fondo della borsa. Per chi ha già un fondo preformato, quindi già acquistato, siccome non abbiamo i multipli in questa borsa, utilizzate quello senza alcun problema. State attente a fare tutti i punti bassi necessari per avere un fondo lavorato bene, quindi che non deve esserci troppo spazio tra i fori, però neanche troppo perché dopo aumentate, quindi avete già delle borse sul mio canale dove vi faccio vedere l'avvio di un fondo. Se volete andate lì e lo riguardate con calma. Adesso io arrivo alla fine della riga, vi faccio vedere come si fa a fare la seconda, dopodiché vi do delle indicazioni per quanto riguarda le misure. Mi mancano gli ultimi due punti bassi, 1 e 2, faccio una catenella e giro il lavoro. Mi raccomando, non si lavora questa catenella, ci serve giusto per girare il lavoro, quindi entriamo nell'ultimo punto basso fatto, quindi in questa maniera qui, e andiamo a fare semplicemente un punto basso per ogni punto sottostante. Allora, di righe di punto basso ne dovremo andare a fare 14. Io adesso lavoro per tutte le altre righe necessarie, quindi finisco questa, me ne mancano altre 12 e ci ritroviamo per darvi le misure. Ho proseguito il lavoro per 14 righe, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 e adesso vi do le misure, perché essendo questa una borsa senza multipli, in base alle vostre necessità potete farla più piccola, più lunga, più larga, insomma vi gestite voi da sole. Poi la rocca è veramente molto piena, di conseguenza il filo vi avanza pure. Allora, il mio fondo è lungo 24 e 4 mm più o meno ed è alto, ve lo dico subito, 6 cm. Allora, io sono qui all'angolo, però siccome voglio che la chiusura dei giri mi venga leggermente su un lato, cosa faccio in questo momento? Vado a camminare con delle male bassissime, un po' così a caso, fino ad arrivare, non dico alla metà, ma più o meno. Eccola, ok. Adesso vedete che sono più o meno alla metà. A questo punto cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un punto catenella in questa maniera qui, rientriamo e andiamo a fare un punto basso per ogni riga di lavoro, semplicemente. Questo è il classico punto d'assestamento. Per chi, ho detto prima, ha un fondo già performato, diciamo che questo è la prima riga dove praticamente stiamo riprendendo tutti i punti. Eccoci qua, quindi fate un punto basso per ogni riga disponibile. Io avendo 14 righe praticamente avrò 14 punti bassi, però siccome non c'è il multiplo, in pratica non mi interessa che ci siano 14 o che ci siano 13.
Quando arrivate qui all'angolo non dovete fare l'aumento, perché noi dobbiamo andare a salire con il corpo della borsa, di conseguenza basta. Quindi qui è l'ultima riga, quindi l'ultimo punto, andate a lavorare sul lato più lungo direttamente e poi entrate in ogni punto disponibile. Praticamente stiamo lavorando sulla catenella iniziale, di conseguenza in base a quante catenelle avete caricato avrete così tanti punti bassi. Ok, adesso io continuo lungo tutto il perimetro, quindi quando arrivo qui faccio l'ultimo e riprendo già sul lato più corto e così via. Ci ritroviamo qui praticamente che vi faccio vedere questa porzione dove ci sono i punti bassi che magari avete un po' di difficoltà e andiamo a chiudere la riga. Eccomi arrivata qui all'angolo, quindi adesso vedete questo è un punto basso, un punto bassissimo, un altro eccetera, entro proprio, lo prendo in pieno e lo nascondiamo, quindi vado a fare tutti gli altri punti bassi rimanenti. Fate leggermente un po' di fatica perché come sapete i punti bassissimi sono leggermente stretti, però basta che guardate qui dove c'è la riga e andate a fare gli ultimi punti bassi. Ok, allora qui è la catenella che ci siamo alzati, mi avvicino, e questo è il primo punto basso, quindi adesso mi chiudo con una maglia bassissima e ho fatto il mio giro di dove ho ripreso tutti i punti. A questo punto andiamo a fare una e 2 catenelle, vedete, così ve la allungate, caricate l'uncinetto, rientrate sempre nello stesso punto, ok, e andate a fare una maglia alta. Attenzione, queste 2 catenelle non sono da considerare come punto alto, quindi mi raccomando non le considerate, cioè quando veniamo a chiuderci non ci chiudiamo qui nella seconda catenella ma ci chiudiamo sulla prima maglia alta che è questa, quindi questi 2 valgono un punto. Adesso caricate l'uncinetto e andate a fare un'altra maglia alta. In pratica noi dovremo adesso fare un giro di punto alto e un altro ancora, poi vi farò vedere. Intanto finisco questo giro, vi faccio vedere per bene dove bisogna andare a chiudersi senza fare aumenti e poi vi farò la seconda riga e ci ritroviamo per il punto fantasia. Vado a fare l'ultima maglia alta e poi vi faccio vedere come si fa la chiusura. Allora, 1 e 2, queste 2 catenelle, non ci chiudiamo qua, ma ci chiudiamo sulla prima maglia alta, quindi vedete? Ok, quindi maglia bassissima, vedete, si avvicinano molto l'ultima lavorata e la prima e con queste 2 catenelle in mezzo non si capisce dove è la chiusura, quindi è un metodo ideale anche per quando si creano delle maglie lavorate in tondo. Bene, iniziamo la seconda riga, 1, 2 catenelle, carichiamo, rientriamo lì, quindi qui dove ci siamo chiusi e andiamo a fare la nostra prima maglia alta. Ok, la chiusura sarà sempre qua. Bene, chiudiamo anche questa riga, quindi sempre qui sulla prima maglia alta con un punto bassissimo. Adesso per il punto fantasia che dobbiamo andare a lavorare bisogna girare il lavoro, quindi faccio una catenella e giro il lavoro. Lo capirete subito perché io andrò a utilizzare il punto pelliccia. E il punto pelliccia si lavora che l'asola lunga che lasciamo deve stare sulla parte davanti, di conseguenza noi giriamo il lavoro per lavorare sulla parte dietro. Allora, come si fa? Iniziamo subito. A questo punto io ho girato il lavoro, rientro qui, ok, dove mi sono chiusa, prendo il filo, non da qua, ma da questa parte, lo tiro e mi chiudo con un punto basso, ok, e questa qua la lascio. Ho ancora il filo, prendo col dito in questa maniera, entro nel prossimo punto alto che è questo, prendo il filo non da qui ma da qui, tiro, porto il filo questo qua e mi chiudo con un altro punto basso e le mie asole rimangono qua. Voi direte ma vabbè, però una è lunga, una è corta, è quello che voglio.
Perché? Perché essendo un filato, scusate, molto irregolare, vorrei che anche le asole che si creano, quindi il punto pelliccia sia molto particolare, corto, grande, cioè mi sto divertendo praticamente con i movimenti. Se voi volete essere precise, quindi tutti uguali, dovete portare leggermente un po' di attenzione quando andate a tirare il filo. Quindi se volete la stessa misura, magari vi tenete come punto di riferimento quello prima, tirate un po' il filo in questa maniera qui, scusate, entrate, tirate il filo e mantenete più o meno la stessa lunghezza. Però non è quello che io voglio, perché io preferisco avere dei punti pelliccia tra virgolette, perché saranno leggeri, non sarà tutta piena di questo punto, molto molto irregolare. È normale che non deve essere la differenza super esagerata, però comunque ci deve essere, almeno è quello che voglio io. Come vi ho detto prima, se volete che siano tutti precisi, bisogna mantenere un po' di attenzione quando si va a lavorarlo, in questa maniera qui. Adesso vi faccio vedere più velocemente come si fa. Quindi il filo sul dito, prendete come per lavorare, invece di lavorare in questa maniera qua, entrate da qui, non prendete qui, però lo prendete qui, in questa maniera, prendete il filo da sotto e chiudete, molto semplicemente. Quindi questa riga la lavoriamo sulla parte dietro del lavoro, così il punto pelliccia rimane sulla parte davanti. Adesso io continuo per tutta la riga, poi vi faccio vedere come si fa a proseguire il nostro lavoro. Prima di finire questa riga vi voglio far vedere anche un altro metodo, perché con questo metodo sì, è velocissima da lavorare, che è quello che io preferisco, però sicuramente l'asola è meno stabile, perché se io tiro l'uncinetto mi si muove un po' il filo. Allora il secondo metodo è questo, che è leggermente più complicato, però chiamiamole asole, sono più ferme. Adesso ve lo faccio vedere, poi sta a voi decidere. Quindi entro sempre nella maglia alta, prendo il filo in questa maniera, poi prendo i due fili che ho qui sul dito, lo passo tramite la prima in questa maniera, poi dopo prendo il filo normale e mi chiudo con un punto basso. Ok, vedete che sono molto più ferme, però devo dire che a me personalmente mi piace anche questo, che è quello che andrò a fare per tutta la lunghezza della borsa. Vi faccio vedere un'altra volta come si fa, questo un po' più complesso, e poi decidete voi. Praticamente entro, prendo il filo qui, poi prendo le due, quindi i due cappietti dell'asola, passo nella prima maglia, ok, nella prima asola qui chiusa, e poi prendo il filo, quello lungo, quello normale con cui devo lavorare, e lo passo tramite tutte e due. È un po' più complesso, ecco, mi sono già sfuggite le due asole, però diciamo che il punto è più fermo rispetto a questi, ma a me, come ho detto, mi piace il primo metodo che vi rifaccio vedere. Quindi entro, prendo il filo in questa maniera e poi chiudo direttamente. Adesso vado a chiudere la riga e ci ritroviamo per vedere come si continua. Dopo aver girato il lavoro sulla parte bella tra virgolette, dobbiamo iniziare a fare le due righe di maglia alta. Però attenzione a questa prima riga, non possiamo andare a lavorare qui dove ci sono i punti bassi, perché se andiamo a lavorare il nostro lavoro si apre, perché abbiamo il punto pelliccia che non è fermo, ok? Ho scelto di fare la versione dove è mobile, quindi perché non ci sia questo rischio, adesso vi faccio vedere cosa bisogna andare a fare. Prima di tutto caricate l'uncinetto e andate non qui nella riga di punto basso, ma in quella sotto dove c'è la maglia alta. Adesso questo è leggermente più nascosto, poi il prossimo ve lo faccio vedere meglio, e andate a fare una maglia alta, ok? Togliete un punto pelliccia, lo mettete da parte, caricate l'uncinetto, vedete questo è il punto basso, e qui vedete, qui c'è la maglia alta della seconda riga di maglia alta, andate a entrare lì e fate un punto alto, caricate
spostate un punto pelliccia e questa è la maglia alta, questo è il punto basso. Con il punto pelliccia andate a caricare, a lavorare qui. Quindi in questa riga dovete andare una riga sotto a prendere i punti alti, perché come ho detto prima, se entriamo a lavorare sui punti bassi il nostro lavoro si apre, ok? Perché ho scelto la variante, la prima variante del punto pelliccia, dove il filo è mobile, non è fisso, ok? Quindi caricate l'uncinetto e andate a lavorare ogni maglia alta del giro sottostante, non del punto basso ma della maglia alta, ok? Quindi spostate un punto pelliccia, entrate e lavorate una maglia alta, caricate, spostate il punto, e questo è da fare per tutta la riga e soprattutto sulla parte bella, vedete? Adesso io continuo il mio lavoro, mi chiudo qui, ne faccio una seconda riga, poi vi faccio vedere per la seconda volta come si fa questo punto. Adesso chiudo anche la seconda riga di maglia alta e vi faccio vedere come si inizia per la seconda volta il punto pelliccia. Quindi una catenella, giro il mio lavoro, ok, rientro qui dove mi sono chiusa, prendo il filo, prendo questo qui, li chiudo con un punto basso e ho fatto il mio primo punto pelliccia. Vado nella prossima maglia alta, prendo questo filo, prendo qui e faccio il secondo. Adesso vi dovete ricordare una cosa importante: quando si lavora il punto pelliccia si lavora sulla parte dietro, così le asole rimangono sul davanti. Invece quando ci sono le righe di maglia alta si lavora sul davanti. E soprattutto quando andate a lavorare la prima riga di maglia alta non andare a lavorare praticamente sui punti bassi, quindi su questa riga qui, ma dovete andare qui alla base praticamente del punto basso, quindi sulla maglia alta, ok? Quindi state attenti a queste cose perché sennò il lavoro vi si apre. Vedete che facendo così non si apre. Adesso questa è solo un'idea generale, appena continuerò il lavoro e sarà leggermente finito si capirà meglio, però comunque avete capito più o meno l'aspetto. Bene, io continuo, voi continuate per tutta l'altezza che desiderate e ci ritroviamo per le ultime cose. Come vedete io ho proseguito il lavoro, guardate quanto è carina, mi piace un sacco giocarci. Allora, vediamo cosa sono andata a fare. Sono andata a fare 28 righe di maglia alta, ok, con il lavoro, e poi ne ho fatta un'altra, questa qui, che è la 29, quindi 29 righe di maglia alta e ho 14 righe del punto pelliccia. Vediamo un attimo le dimensioni, perché siccome non andrò a mettere né la cerniera né il bottone, l'ho fatta leggermente più alta, perché così non c'è il rischio che cadano le cose. Allora vi dico subito, l'altezza è di, mi fermo qua dove c'è il fondo, è di 31 centimetri e la larghezza, essendo il punto pelliccia è leggermente più, insomma non si vede molto bene, è di 36,5, quindi una bella borsa, non è piccolina, però veramente leggerissima, pur utilizzando tanto filo. Poi dopo vi darò il peso esatto. Adesso, dopo aver sistemato il fondo, vedete che siccome io non ho messo la rete, il mio fondo è morbido, lo prendo a metà. Se voi volete il fondo rigido, mi raccomando, nel primo passaggio, quando andate a rifinire il fondo, dovete tagliare un pezzo di rete e attaccarlo sul fondo, quindi in quel giro lì sistemate anche il fondo. Adesso, siccome la borsa è finita, poi dopo vi dico cosa bisogna andare a fare qui, dobbiamo occuparci dei manici sia dal primo che dal secondo. Adesso il primo lo andrò a mettere, così vi faccio vedere, e il secondo lo andremo a mettere insieme. Intanto io, dopo aver fatto il giro di maglia alta, sono andata a fare 6 righe di maglia bassa, però di andata e di ritorno, quindi ogni volta che ho finito la riga ho cambiato il verso. Questo perché quando adesso andiamo a mettere i manici ho bisogno di un punto bello sostenuto. La maglia alta è un bel punto sostenuto, ma come vedete è leggermente più largo, adesso vi faccio un attimo zoom, leggermente più largo rispetto a un punto basso, quindi vi consiglio delle righe di punto basso. Io ne ho fatte 6 perché mi bastano, poi se voi lo volete leggermente più alto o più piccolo decidete voi. Così come vale per la grandezza della borsa, la volete alta come la mia o più piccola, più
piccolina anche di larghezza. Insomma, questo è un progetto che ve lo potete assolutamente personalizzare. Iniziamo a vedere come si fa a mettere i manici. Allora, vedete qui ho già sistemato il primo manico. Qui ho finito la riga che devo nascondere il filo, quindi questo è il primo manico. Allora, io ho preferito queste fascette lasciarle sul davanti per dargli leggermente un po' di carattere, però potete anche metterle dietro e semplicemente vi rimane questa parte, cioè vi rimane così pulito il lavoro, ok? Ma io l'ho voluto evidenziare, quindi lasciarle sul davanti. Potete anche, se le avete in casa, mettere anche quelli in pelle, gli darà ancora di più carattere. Io ho preferito farle con il filo perché volevo fare un colore unico. Adesso metto un attimo da parte la borsa, questo è il secondo manico, lo lascio qui, prendo il filo e vi faccio vedere come si fa a fare, eccole qua, queste striscioline. Lasciate più o meno su mezzo metro, anche di più, di filo, perché ci servirà per fare la cucitura. Poi prendete il filo, fate un nodino che non si conteggia mai e adesso andate a fare 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6 catenelle. A questo punto rientrate nella quinta e fate un punto basso, quindi praticamente alla fine avremo 5 punti bassi. Quindi andiamo a fare righe di andata e di ritorno a punto basso fino ad arrivare a 20 righe totali. Dopodiché vi faccio vedere come si fa a fare il lavoro. Quindi una è già fatta, ho voltato il lavoro e iniziato la seconda riga. Per un totale, mi ripeto, di 20 righe. In questo modo. Questa è la mia riga formata da 20 righe di maglia bassa. Adesso prendo un attimo un cappietto, prendo un ago per fettuccia o quello che avete in casa e vado a sistemare un attimo questa strisciolina, sposto il lavoro, perché quando io la piego, come vedete, siccome ho le righe pari di lavoro, i cappietti non sono dalla stessa parte, quindi per arrivare sempre da quell'altra parte e lavorare con entrambi vado a spostare il filo su quest'altro angolo. Poi se non ne volete fare 20 ma 21, ce l'avete già sistemato, non dovete fare questo lavoro. A questo punto praticamente prendo il mio manico e prendo la strisciolina, la infilo qui sul gancio, in questa maniera qui. Vedete? Prendo entrambi i fili, lo stesso ago di prima, quindi quello che avete in casa, fettuccia o dallana o insomma quello che riuscite a utilizzare per il filato che andate a utilizzare voi, quindi che riuscite a impugnare. Prendete i vostri cappietti e infilate il filo. A questo punto prendiamo le misure sulla borsa. Allora, io ho già preso le misure per questo manico, quindi basta che mi appoggio e vado a fare la cucitura, però vi spiego più o meno cosa sono andata a fare. Semplicemente mettendo il lavoro bello steso sul piano, qui dalla metà fino alla fine sono 8 centimetri. Metto il metro anche da questa parte, fino qui alla metà, vedete, sono 8 centimetri. Quindi semplicemente sono andata a lasciare due parti uguali qui sui lati, ok? Perché tanto manico è rigido, non è un manico morbido, quindi non c'è modo di avvicinarli. A questo punto appoggio questo, prendo il mio ago, ok, che è già preparato e pronto, le due striscioline le appoggio in questa maniera qui. State attente al punto pelliccia che non si castrino la cucitura. La appoggiate proprio col margine qua dove è alla base della dell'ultima riga di maglia alta, appoggiate il manico in questa maniera e andate a entrare con l'ago e col filo tramite tutti i strati, che in realtà sono due della strisciolina e uno della borsa. E vedete il punto pelliccia che si incastra? Dovete stare leggermente attente. Quindi semplicemente andate a fare una cucitura il più stretto possibile, il più uniforme possibile e soprattutto che duri nel tempo. Quindi fate anche 2 passaggi se avete desiderio, voglia e soprattutto figlio. Più è comoda da impugnare meglio è, perché tutto il peso della borsa
va a distribuirsi su questi 4 ganci, quindi è giusto averli fissati molto bene. Adesso sono arrivata qui sopra, vedete, sono arrivata sul margine della borsa. Semplicemente dovete andare a fare il passaggio entrando praticamente in ogni punto basso, quindi spuntate qui sul margine e fate un lavoro tutto attorno. Come ho detto prima, anche 2 passaggi va bene. Io ne farò uno perché sto usando 2 fili e sto facendo dei passaggi molto stretti, quindi mi basta uno. Quindi dovete andare tutto attorno a farlo. Finito questo, andate a fare la seconda strisciolina per questo manico, sempre 20 righe per 5 catenelle, quindi dopo la appoggiate qui e andate a fare la seconda cucitura. Finisco il lavoro e ci ritroviamo per le ultime cose. Eccoci arrivate anche alla parte dove ve la faccio vedere la borsa. Guardate qui che sciccheria, guardatela, è tutta pelliciosa, tutta pelliciosa. E immaginatevi che questa pelliccia finta l'abbiamo inventata noi, cioè nel senso non è un tessuto, l'abbiamo proprio creato noi con il nostro filo, quindi decidete voi se farlo leggermente più lungo, più corto o uniforme, perché no, sarà leggermente più pulita, o come me leggermente più pazza, perché qua non ce n'è uno uguale, cioè sono tutti diversi, sia per una scelta proprio pratica, perché se stai lì con il centimetro a stare attenti ci metti un po' di più rispetto a quanto ci metto io, però la volevo pazza, la volevo veramente pazza. Poi grazie a questo filato mi è stato permesso anche di farlo, perché è molto particolare, cioè praticamente si nasconde siccome leggermente praticamente c'è un filo che si attorce su quello principale, è tutto un po' strano, quindi l'effetto visivo è veramente particolare, mi piace un sacco. Quindi quando l'ho pensata tempo fa non riuscivo mai a trovare il filo giusto, perché serve un filo leggermente sottile ma bello corposo, perché questa borsa pesa solo 250 grammi. Se andassi a utilizzare uno Swan, una borsa così, mi pesa anche 1 chilo, se non di più. Adesso non l'ho fatta, quindi non saprei bene quanto potrebbe pesare. Guardate quanto è comoda. La potete indossare a spalla, ok? La potete indossare appoggiata al braccio. Ve la farei vedere anche a mano, però dopo non riuscite più a vederla, quindi ve la tengo in questo modo qua. Ve la sto presentando utilizzando un vestito. Perché? Perché è veramente particolare come borsa. Io la vedo bene sia da giorno, quindi lavoro eccetera, ma anche alla sera per andare a fare un aperitivo. Perché con un abbigliamento leggermente casual secondo me è l'ideale. Perché è veramente particolare, proprio grazie al punto. È molto molto chic. Ecco. Allora, a me non mi resta altro che leggere i vostri commenti e sperando di avervi sorpreso come sempre. Ho utilizzato dei manici in bambù perché secondo me ci sta benissimo con una borsa così. Sono molto particolari come manici, chi li conosce, però per una borsa particolare ci volevano anche dei manici particolari. Quindi, cosa ne dite? Ecco, con questa domanda io vi saluto e ci vediamo al prossimo video progetto.